Ciao a tutti, ben ritrovati a Fiumicino, sono Gianfranco Pascucci. Oggi parleremo di un altro grande piatto della tradizione marinara, gli spaghetti al nero di seppia. Seguitemi, vi farò vedere come lo interpretiamo qui nelle cucine di Pascucci al Porticciolo. Con me in cucina oggi ci sarà Luca Seccatore, il nostro sous chef. L'ingrediente principale ovviamente è la seppia, che deve essere freschissima. Puliremo la seppia, dividendone le parti, saremo molto attenti a non rompere il fegato, a togliere il nero della seppia, a non buttare la pelle, perché tutti questi componenti poi saranno la base effettiva della ricetta. A differenza della ricetta tradizionale, che prevede la creazione di un sugo fatto con il nero di seppia, noi termineremo di cucinare la pasta in un brodo di seppia. Questo brodo viene realizzato con gli scarti della seppia e l'utilizzo di cipolle. Appena un filo d'olio, extravergine d'oliva, la cipolla, a me piace la ramata, tagliata in 4 così con tutta la buccia, fiamma alta e si deve bruciacchiare un po', lascio questa nota un po' scura. Abbasso la fiamma. Dopodiché aggiungiamo gli scarti della seppia che verranno cucinati per 10 minuti a fiamma bassissima. Anche il fegato della seppia è buonissimo. Adesso la seppia perderà un poco di liquidi e serviranno proprio a far cuocere ancora meglio, in questo caso quasi a stufare le cipolle. È un colore uniforme a quello della cipolla ramata. Stanno prendendo tutti lo stesso colore. È il momento per aggiungere delle spezie. Anice stellato, appena un poco di cardamomo e del pepe rosa. Un paio di minuti ancora e poi siamo pronti per aggiungere acqua. A coprire, solo a coprire, poco di ghiaccio. E ci mettiamo sopra erbe aromatiche, coriandolo. A fiamma bassissima per almeno 3 ore. Il fondo ha una cottura lunga di 3 ore. Abbiamo il tempo per assaggiare questo libro che si chiama Pasta, è un cofanetto all'interno del quale c'è questa ricetta e altre 3 nostre ricette, 3 interpretazioni del mare. Passate le 3 ore andiamo a filtrare il brodo, che risulterà scuro, sembrerà quasi un brodo di carne, di pesce. Se lo lasciamo ridurre sembra quasi un ristretto proprio di pesce o di carne. Buonissimo, sa di tostato e sa di mare. Questa ricetta prevede l'uso completo della seppia e anche il riuso della seppia. Quindi con gli scarti che ci sono rimasti dal brodo, una volta che l'abbiamo filtrato, andiamo a fare un burro di seppia. Quindi preleviamo gli scarti della seppia che sono ancora caldi, li andiamo a frullare insieme a del burro a pomata, unendo le spezie che avevamo già usato in precedenza. Dovrà frullare per almeno 10 minuti e otterremo un composto cremoso, un burro, e sarà estremamente aromatico, di un buon colore, rosa, bellissimo. È il momento di calare la pasta. Userò degli spaghettini, una pasta italiana di grande qualità, mi raccomando, che cuocerà per 5 minuti, quindi 3 minuti cucinerà in acqua classica salata e gli ultimi 2 minuti verrà cucinata nel brodo di seppia. Nel frattempo Luca si occupa dell'operazione del taglio della seppia, che verrà tagliata in maniera estremamente sottile, avendo cura prima di togliere le varie pellicine e di asciugarla bene, quindi tagliata in maniera sottile e riposta in un piatto in attesa di essere poi servita sopra la pasta, condita solo con un pizzico di sale. In padella il brodo di seppia. In attesa della cottura della pasta 3 minuti, aggiungo ancora un po' di brodo, faccio scaldare il brodo di seppia, gli spaghettini al dente, scegliamo sempre una grande pasta italiana,
La pasta adesso si colora, assumerà proprio questo colore del nostro infuso e cuocerà così per l'ultimo minuto. Possiamo correggere appena con un poco di acidità, qualche goccia di limone e continuare la cottura aggiungendo il nostro brodo di seppia. Profumatissima. All'ultimo il burro di seppia. Adesso l'ultimo passaggio è la nota di grande colore nero del nero di seppia, ma anche la nota iodata del nero. Lo rompo leggermente per far uscire il liquido. E qui c'è tutto il mare che volevo portare in tavola. A fiamma spenta il nero di seppia è pronto. Si sprigionerà un profumo iodato veramente interessante che ricorda un po' il mare quando è mosso e il sapore sarà veramente intenso. Non c'è bisogno di cucinarla oltre, è pronta così. Il sugo sarà lucidissimo e quindi tutto è pronto per impiattare. Impiattiamo a nido su un piatto bianco, già la pasta così lucida e bellissima. Uniamo le seppie che abbiamo prima tagliato in maniera sottile, crude, condite solo con un poco di sale. Aggiungiamo qualche fiore, delle erbe aromatiche. Aggiungiamo il fondo di cottura della pasta, quindi salziamo leggermente con questo sugo brillante. E da ultimo l'obulato, un amido di mais che sembra plastica. La plastica dà proprio il nome a questo piatto. Noi lo chiamiamo mare di plastica. L'idea nasce da una foto che abbiamo scattato qui a Fiumicino, dove c'era un ragazzino che faceva un castello di sabbia, una sabbia scura, c'è qui Ferrosa a Fiumicino, e si è posato su questo castello di sabbia una busta di plastica e quindi da lì mi è venuto in mente il tema ormai ricorrente che è la plastica in mare, quindi il mare di plastica. E avendo il tema della plastica abbiamo pensato anche al tema della sostenibilità e al tema dell'uso della materia prima nel suo insieme. Quindi della seppia non si butta via nulla, anzi lo scarto, che è la seppia, gli scarti della seppia che hanno cotto nel brodo, diventano ancora utili per fare un burro di seppia, quindi il concetto poi si evince. Utilizziamo 2 volte gli scarti, diamo un gusto diverso, più forse attaccato al mare della seppia perché non facciamo cuocere il sugo e inoltre lanciamo il messaggio del mare di plastica con questa plastica diciamo che sormonta questi fiori, il mare stesso che è colorato di nero in questo caso e che si muove proprio, che ricrea l'effetto della plastica in mare. Bene, spero che questa interpretazione di un grande piatto classico di mare italiano a cui io tengo molto vi sia piaciuta, spero che possa essere di ispirazione nelle varie tecniche e nel concetto e vi aspetto qui a Fiumicino. Alla prossima!